Spero innanzitutto che non travisiate le mie parole, perché non si tratta minimamente di godere per le disfatte altrui, non lo trovo in alcun modo valorizzante per qualsiasi essere umano stare lì, no, a esultare. Per cosa poi? Per quanto mi riguarda, la separazione che adesso è arrivata ufficialmente tra l'Atalanta e Juric la considero una benedizione. Non mi viene in mente altro, no, che possa racchiudere appieno il mio pensiero. Una vera e propria benedizione. Una squadra che non era più la squadra che avevamo in testa e che ci ha entusiasmato, come ho già detto a più riprese negli ultimi anni. Una squadra che aveva perso non solo dal punto di vista dell'espressione calcistica, ma lontana anche proprio da alcuni concetti sportivi umani. Io ribadisco ancora una volta, l'episodio più grave è vedere un giocatore che esce e l'allenatore che lo strattona. Cioè non esiste una roba del genere. E non capisco neanche come sia passato quasi, non dico in secondo piano, ma tanti no, l'è andata bene perché forse Lookman in passato non è stato approvato. Sì, sì, ma quello è un discorso che abbiamo già affrontato, vabbè. Ma un allenatore, la guida, quello che dovrebbe appunto dare il buon esempio, quello che deve ricucire, non strappare, che fa? Va a strattonare il giocatore. Non esiste. Ma quella è stato l'elemento più visibile, ma anche le dichiarazioni a un altro giocatore, Carnesecchi, ragazzi, ve le siete perse, ve le ricordo. Cioè, Carnesecchi diceva, no, non va bene, dobbiamo dare di più, no, esortava, no, spingeva, abituato a un certo livello, cercava di portare anche gli altri su quello. E arriva Juric e dice no, deve parlare di meno e parlare di più a canne secchi, cioè canne secchi deve parlare di più, cioè cose che onestamente quindi tralasciando proprio il campo, e il campo ha parlato, cioè cose che appunto mi portano a dire è una benedizione, ed è una doppia benedizione nel momento in cui arriva Raffaele Palladino. Di Juric abbiamo già parlato, c'è poco altro da aggiungere. Di Palladino possiamo parlare, possiamo discutere, possiamo arricchire, possiamo analizzare quello che ha fatto e quello che potrebbe fare. Un allenatore davvero intrigante, mi stuzzica, ragazzi. Stiamo parlando di un allenatore 41enne, fresco, freschissimo, che già però ha delle esperienze importanti, perché ha alzato il livello dopo Monza andando alla Fiorentina. Secondo me questo è l'altro step che si meritava. Sta facendo veramente i passaggi giusti, no? Per quanto mi riguarda. Adesso ne parliamo. Non è arrivata ancora l'ufficialità, arriverà a quanto pare domani, ma si sa anche un po' il contratto che firmerà, 1 anno e mezzo. Quindi non è che ad oggi ha un contratto anche migliore di Spalletti, per intenderci, per cui bene così, ne parliamo e ne discutiamo. Prima come al solito vi invito a lasciare un like per soddisfare come al solito l'algoritmo che sta sempre lì, no? Un pochettino a guardarci di traverso, di sbieco, e quindi se vogliamo abbuffiamolo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e come vedete siamo sempre qui un po', no, a scorgere quello che ci dice il mondo del calcio. Ovviamente poi arriveranno le varie reaction sulle partite della nostra nazionale che seguiremo, per cui link in descrizione, trovate tutti i profili, tutti i social, tutto quello che vi pare. Vi ringrazio, dateci una scampanellata attivando anche la campanella, vi ringrazio. Niente, grazie. Allora, Raffaele Palladino, ragazzi miei. Raffaele Palladino mi piace innanzitutto perché non è un integralista, lavora con quello che ha. Certamente ha una sua filosofia di base, ma poi lavora con quello che ha. Ripeto, perché no? Qualcuno lo potrebbe conoscere per la difesa a 4, no? Al Monza applicava quel modulo, è arrivato alla Fiorentina, lo ha riproposto. Ecco, lo ha riproposto, non ha funzionato ed è passato anche alla difesa a 3. Lavora con quello che ha, e gli allenatori moderni di oggi devono fare questo. Devono mettersi al servizio della squadra, non essere loro, no? Quelli ad essere serviti. Per cui bene, un allenatore capacissimo nel lavorare con i giovani, ha valorizzato gente come Colpani, dato via lui, soprattutto al Monza, perché poi l'ha voluto alla Fiorentina, non è che si è ripetuto. Però penso a Comuzzo, giocatore che oggi stiamo vedendo ha delle difficoltà e anche delle lacune
enormi, eppure lui l'ha lanciato e con lui ha fatto bene. E come si è fatto bene? Tant'è che si parlava di 30, 40 già milioni per Comuzzo, come al solito, poi si esagera, ma tant'è. Se penso alla stagione di Ken, ragazzi miei, ragazzi, Ken non per qualcosa è un ottimo attaccante, ma 25 gol in Serie A non li aveva mai visti col binocolo, no in Serie A scusate, in stagione, di cui 19 in Serie A, non li aveva mai visti col binocolo. Ha riportato gente come lo stesso Gossens ai suoi livelli, gli aveva rifatto riconquistare la nazionale. Sono tanti gli esempi di singoli che poi si sono nuovamente imposti, per cui sono convintissimo che Palladino sia l'allenatore giusto per ridare subito linfa e riportare il livello dell'Atalanta a quello che compete, no? Perché qua stiamo parlando di una squadra che negli ultimi anni ha sempre lottato per la Champions e che oggi, poi non raggiungendola, alcune volte sì, alcune volte no, ma quello, no? Quello è il livello dell'Atalanta. Lo dice il campo, non lo dico io, e oggi si trova già a meno 9 da quell'obiettivo là, qualcosa di onestamente non pensabile. Non lo so dove potrà arrivare e se questa stagione comunque per forza di cose è già in parte compromessa per quanto riguarda la lotta Champions, intendo quello, perché comunque sono tante le squadre che si competono il posizionamento, tu parti nettamente indietro, però già magari ritornare a, non lo so, a valorizzare quei giocatori che si stavano iniziando un po' a disperdere, arricchire comunque, rimettere le cose a posto, ecco, sostanzialmente già non mi sembra affatto poco, perché poi ribadisco, l'Atalanta parte da un'ottima base, cioè l'Atalanta tu non ti devi inventare nulla, ecco perché dicevo anche prima, non è che c'è bisogno di un allenatore che vada a stravolgere, c'è poco da stravolgere. Quando tu hai una buona base, non devi stravolgere. Il discorso che facevo con Chivo all'Inter, quando gli si chiedeva, no, ma deve cambiare, perché deve cambiare? Una squadra che negli ultimi 4 anni è andata 2 volte in finale di Champions, che devi cambiare? E la stessa cosa possiamo dire dell'Atalanta. L'Atalanta che negli ultimi anni ha sempre o è andato in Champions o ha lottato per la Champions, cosa deve cambiare? Perché deve stravolgere? Assolutamente no. Per cui serve appunto un allenatore come Palladino che sa dove deve andare a mettere mano, è uno che gli piace anche lavorare appunto con gli esterni, per cui secondo me non vedremo uno stravolgimento anche di modulo, no? Riproporrà la difesa a 3, magari se reputerà che i giocatori possano beneficiare anche di un cambio modulo, perché no, in alcune partite magari lo farà, ma sono convintissimo che è un allenatore che farà il bene dell'Atalanta, cioè ha fatto, secondo me, è arrivato a Monza e noi dicevamo ma che azzardo, eppure ha fatto il suo campionato, un'ottima salvezza appunto per i Brianzoli. E poi alla Fiorentina si lamentavano, ma abbiamo visto la media punti di 1,70 con la Viola e 65 punti, sesto posto. E a pensarci oggi è qualcosa di idilliaco. Per cui allenatore ottimo, ottimo, e che genererà nuovamente entusiasmo, è uno che alzerà il livello. E secondo me è uno che sa entrare anche essendo fresco, no? Come lo stesso Kivo, e ci vedo delle similitudini non per l'approccio tattico, ma ribadisco per il fatto che si tratta di gente fresca. Ci potremmo mettere anche Fabregas quindi nel discorso, che quindi sanno creare empatia con la squadra e poi riescono a tirare fuori il meglio. Vediamo quello che succede. Certo è che Palladino all'Atalanta è una benedizione, ribadisco, è una benedizione, utilizzo la stessa parola per quanto mi riguarda. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.